Bene, 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 rieccoci qua per questo ultimo episodio di questo Q&A. Ho ancora un po' di domande da leggere, quindi diamoci dentro. Federizzo46, come sali sulla moto? In effetti salgo in moto in un modo veramente strano. Il motivo è semplice, ovvero che se io salissi come tutti quanti, ovvero facendo così con la gamba, non sapete quante volte ho tirato giù la telecamera sul codino. Quindi per evitare di sradicarla prima di entrare in pista e essere fregato, ho imparato a salire in moto così. E da lì, considerando che sono alto 1,84 e ho delle gambe lunghe così, tutto sommato è anche comodo salire come salgo. Quindi salgo sempre così. Jacopo Bindini, tette o culo? Tette tutta la vita. Accanito 17, credi che una moto possa essere sfigata e quindi non ti faccia vincere, non ti vada mai né bene nulla con essa? Non sono assolutamente scaramantico, perché? Perché se sei scaramantico e pensi, oddio, questa è la giornata sfigata, questa è la moto sfigata, per la legge dell'attrazione, automaticamente quella diventerà la giornata sfigata, la moto sfigata. Quindi se non credi a queste cose, scoprirai che non esistono. Se invece ci credi, scoprirai che esistono, perché te le crei tu stesso. Deborah Leoni, c'è qualcosa che vorresti imparare a fare? Tutto. Il mio più grosso rimpianto è che la vita è troppo breve per imparare tutto quello che si può imparare nel mondo. Quindi bisogna fare delle scelte, purtroppo. I am Materiaca Emanuele. Hai mai baciato un uomo? Non mentire. Geneticamente era un uomo, ma esteticamente era una donna. Quindi ho baciato un uomo o una donna? Adamo Davide, riesci a spiegare quello che provi quando superi i 2,50? Le prime volte godi come un pazzo, dici, oh mio Dio, ho fatto i 300, che figata. Poi quando ti abitui e ci metti poco a abituarti, in realtà diventa la fase più rilassante della guida in pista. Nel momento in cui ti metti in carena, full gas, sei lì tranquillo e recuperi il fiato. Pazzesco, eh? Nicola Aloy, sai sciare? Se sì, dove vai? Sì, so sciare, non ho mai un posto fisso dove andare, vado sempre a scrocco. Davide Rio, quante ragazze hai avuto? Potessi salutarmi? Ciao Davide. Ho avuto 3 fidanzate con cui sono stato per un certo periodo di tempo, mentre invece le frequentazioni non le ho contate. Andrea l'Americano, cosa pensi di quelle persone che raggiunta una certa popolarità arrivano a trattare male i loro fan perché a volte ne sono stufi? Questo è un problema che sto iniziando ad affrontare adesso e che dovrò affrontare spesso. Voi nei video mi vedete sempre di buon umore, sorridente, ma come tutti gli esseri umani ho anch'io le mie giornate no. Magari ho avuto problemi in famiglia, sono stato mollato, sono caduto e ho sfasciato la moto. E chiunque di noi, quando in un momento no, non vuole vedere né sentire nessuno. Inoltre, capita che magari a volte sto lavorando, come ad esempio in Enigma. Ero lì che facevo il video con Luca, stavamo facendo le riprese, e c'era gente che veniva e fregandosene del fatto che stessimo facendo un video, addirittura ci prendeva e ci strattonava per fare una foto insieme. E nel momento in cui diciamo, oh ma vedete che stiamo facendo un video, magari ci mandavano anche a quel paese. Il discorso qual è? È che spesso capita che un fan si trovi per caso a incontrare la persona che segue. Magari la persona che segue o sta lavorando, o è di fretta, o è in un suo momento no, e magari non risponde nel migliore dei modi. E quindi il fan non fa lo step di dire magari l'ho beccato in un brutto momento, no. Automaticamente, è una merda, chi si crede di essere, oddio, la fama gli ha dato la testa. Quindi questa è una cosa su cui vi invito a stare attenti, perché siamo tutti esseri umani, quindi tutti noi abbiamo dei momenti no, o dei momenti in cui non possiamo dedicare attenzione ad altri, e bisogna riuscire a distinguere tra l'essere delle brutte persone o semplicemente l'essere beccati in dei brutti momenti. Mark Hitz, quante volte ti alleni in una settimana? Per adesso 3 o 4. Teletrasporto alla Luca Salvadori. Fede Perla, ma dei momenti di normalità o la sua follia è costantemente esagerata? No ragazzi, lui è così. Come lo vedete nei video, lui è così nella vita quotidiana. Anzi, nei video si mette anche un freno. Julian Ceban, sembra che in pista tu vada più forte in macchina che in moto. Come mai? È molto semplice. In moto ho imparato l'anno scorso, in auto è da quando ho 16 anni che corro con i simulatori di guida. Inoltre, l'auto è 10 volte più facile che la moto. Luca Martinuzzi, come è strutturata la tua giornata tipo? Non ho una giornata tipo, ogni giorno è diverso dagli altri. Comunque se vuoi vedere come sono strutturate le mie giornate, segui i weekly vlog sul mio canale YouTube. Giorgio Gas, ti hanno mai fatto il dito medio mentre scattavi foto da bordo pista? Ma chi lo sa? Luca Salvadori Official, attenzione.
Sapevo che scriveva una minchiata. Meglio una Elisabetta Canalis oggi o una Emily Ratajkowski domani? Allora, se sono sicuro che Emily Ratajkowski domani. Se non è sicuro, Elisabetta Canalis oggi. Andrea Pertusati. Ciao Alberto, se tu avessi la possibilità di incontrare te stesso nel passato, quali sono i 3 consigli che ti daresti per evitare certi errori o comunque per arrivare prima al tuo obiettivo? Il consiglio più grande che mi darei è: quando nel 2008 ho messo il mio primo video su YouTube, che ha fatto poche views, ma era nella top 100 dei video più visti quella settimana su auto e moto, che è un video sui simulatori. Il mio consiglio sarebbe stato: inizia a martellare su YouTube. E se solo l'avessi fatto nel 2008, chissà dove sarei oggi. Bisogna anche dire che nel 2008 non avevo la maturità, il know-how, la conoscenza che avevo oggi, la malizia, l'esperienza lavorativa che mi permette di capire quali sono le persone giuste di cui fidarsi e no. Quindi, dove sarei finito? Non lo so. Quindi mi sarei dato questo consiglio, ma non è detto che alla fine il risultato sarebbe stato migliore. Luca Bertoni, perché Valentino Rossi non vince ormai da 10 anni e nei test di Valencia e Jerez sta facendo ancora cagare? Ma che stia facendo cagare? Ragazzi, Rossi è finito davanti a Viñales. Cioè, Viñales doveva essere la promessa, quello che avrebbe vinto il mondiale. E Rossi a 39 anni gli è stato davanti. Quindi è evidente che quest'anno in MotoGP Yamaha ha avuto qualche difficoltà. Da lì arrivare a dire che Valentino Rossi faccia cagare vuol dire che non ci se ne intende molto di motociclismo. Cioè lui è stato quello che con Yamaha si è classificato meglio a 39 anni. Francesco Giuseppe Severi, come valuteresti la stagione appena passata nel mondo delle corse? È composta da persone vere o ci sono molti lati negativi dati dalla competizione? Guarda, finché lavoravo in questo settore vedevo questo mondo come un mondo bellissimo, idilliaco, tutte rose e fiori. Da quando ho iniziato a correre e ho acquisito popolarità, e questa mia popolarità mi ha permesso anche di trovare degli sponsor che supportassero la mia avventura. Sponsor naturalmente non basati su meriti sportivi, perché finora che cosa ho combinato in moto, ma basati su dei meriti comunicativi. Ecco, da quel momento lì, persone che magari prima mi stimavano, mi apprezzavano, mi volevano bene, si sono trasformate in hater, nonostante io sia rimasta sempre la stessa persona. Questo dunque fa capire che in questo mondo, dove per correre bisogna fare così tanti sacrifici economici, sia facile cadere nella trappola dell'invidia, ovvero: io sono qua a farmi il culo tutti i giorni per tirare fuori quei 10.000 euro con cui farmi la stagione, e arriva questo qua che magari va anche più piano di me, quindi si scatena questa invidia, quest'odio, un'invidia stupida, perché chi prova questo sentimento non fa neanche lo sforzo di pensare al fatto che sono 12 anni che lavoro per essere arrivato a questo traguardo. Quindi l'unica cosa che ho avuto modo di osservare in questa prima stagione da pilota è come purtroppo ci sia questo lato negativo di questo sport, unito anche all'altro lato che pesa più la valigia che il talento. Quindi ci sono magari situazioni di piloti forti che sono stati ostacolati all'interno di team, ma parlo di campionati di alto livello, perché l'altro pilota è quello che pagava. Purtroppo succedono queste cose, ma succedono dovunque nel mondo, quindi ragazzi, questa è la vita, questo non è il motociclismo, questo è l'essere umano. Sarà così sempre e dovunque. Però ecco, questi sono una piccola fetta, perché ci tengo a precisare che la stragrande maggioranza dei piloti con cui ho avuto a che fare sono davvero delle belle persone, sempre disponibili a darsi una mano l'un l'altro, sempre disponibili anche a prestare i pezzi ai propri avversari, quindi da quel punto di vista lì è davvero un bel mondo. Tolte quelle poche realtà che lo rendono un po'... Giacomo Comaz, perché non fai video sulla guida sportiva su strada? Non tanto per andare forte, ma per guidare in sicurezza? Assolutamente sì, è uno dei format che ho in programma. Anita Aurelia, quanto è bella e simpatica tua sorella Eleonora? Ciao Anita, sì, confermo, mia sorella è bellissima e simpaticissima. Robert... Oh mio Dio. Okay, I'm sorry, I truly have problems reading Polish names. Okay, by the way, do you know where is Polska and how little tracks we have? It's terrible, but we don't give up and practice on pit bikes where we only can. It is new motor fashion in our country. Greetings from Poland, Alberto. Wow, that's nice to see that I have some followers from Poland as well.
And yeah, of course I know where Poland is. I'm really sorry about the situation you have with racetracks. I do really hope that you can move to some other tracks, maybe in any other country, not really far from you. By the way, thanks for your question. Ivan Marinov, any plans on doing more karting videos? Thanks. Yeah, well, I have no plans right now about karting, but if I get other requests, I could consider doing some videos about karting, so maybe in the future, yes. I mean, I have many ideas in my mind, but I have to deal with the time I have to do them, so I'll do my best. Bene, finisce qua questo interminabile Q&A durato 3 puntate, iniziato a dicembre e finito oggi. Grazie di cuore davvero a tutti quanti per le domande che mi avete posto, erano tantissime e interessantissime. Ci vediamo presto, grandi novità in arrivo per voi in questo 2019, restate lì.